quadri di un'esposizione. È una composizione strumentale di Modest Mussorgsky. È una composizione nota, sicuramente molto conosciuta. Mussorgsky è un compositore russo dell'Ottocento e ha composto e ha scritto questo pezzo in onore, in omaggio a un suo amico defunto, un amico pittore, architetto, Victor Hartmann. È una composizione che si sviluppa su 10 pezzi e ogni pezzo porta il titolo di un quadro di Victor Hartmann a cui lui si è ispirato, Mussorgsky si è ispirato. Prima di questi 10 pezzi, e qua e là si ripresenterà, abbiamo una promenade, una passeggiata, un avvicinamento ai quadri. Allora, in questo incontro l'obiettivo sarà proprio quello di analizzare, in una versione sufficientemente contenuta, però alcuni elementi dei vari momenti di questa composizione che ci potranno magari permettere di conoscerla meglio, di avere qualche spunto in più per riascoltarla o ascoltarla e per apprezzarla maggiormente. Ci serve forse mettere in chiaro qualche punto prima di iniziare l'ascolto vero e proprio, la nostra analisi dell'ascolto. 3 punti fondamentali forse vanno messi in evidenza. Allora, la composizione originale di Mussorgsky è per pianoforte. Quando vi ho detto una composizione famosissima, strafamosa, è giusto sottolineare che probabilmente quella più conosciuta non è la versione originale per pianoforte di Mussorgsky, ma è quella che poi è stata orchestrata da Maurice Ravel dopo la morte di Mussorgsky, che è avvenuta nel 1881, più o meno intorno agli anni 20 del Novecento. Ravel ne ha fatto una versione orchestrale e questa è diventata sicuramente la più nota, la più conosciuta e la più eseguita. Quindi le 2 versioni noi le useremo tutte e 2, proprio perché ci potranno dare, sia una che l'altra, grossi spunti per apprezzare maggiormente sia appunto quella orchestrale che quella per pianoforte. Altra cosa, proprio perché parliamo di quadri di un'esposizione e ci riferiamo a dei quadri realmente esistiti, quando è possibile utilizzeremo anche degli spunti visivi proprio di Hartmann, del pittore scomparso a cui Mussorgsky ha dedicato la composizione. Quando è possibile, vi dico. Talvolta magari prendiamo solo dei disegni, degli schizzi, insomma, qualcosa che però si riferiscono ai quadri che tratteremo. Dove non è possibile, ve ne accorgerete, ma ve lo anticipo già, nel terzo e nel quarto quadro utilizzeremo dei quadri simili o perlomeno con soggetti che sicuramente possono aiutarci avendo soggetti in relazione a quello che raccontiamo di questi quadri di Hartmann. Ultima cosa, prima di partire, una cosa che probabilmente è spontanea in ognuno di noi, ce ne rendiamo conto istintivamente, ma non sempre ci soffermiamo. È una composizione in cui lui si ispira a dei quadri, ma ricordiamoci sempre, la musica è un'arte in movimento, la pittura ci dà un'immagine su cui noi possiamo fermarci e riflettere sull'immagine statica. La musica no, è un procedere. Di conseguenza riconosceremo sicuramente gli elementi dei quadri, ma ognuno di voi poi nel sentire il procedere della musica si farà la sua scena, non tanto il suo quadro, ma il divenire, il movimento di quegli elementi descritti prima. Ok, direi che ci fermiamo. Iniziamo subito con avvicinandoci a questa esposizione di quadri, quindi con la prima promenade che ascolteremo per un buon pezzetto. Volutamente inizierà la parte prima solo per pianoforte, quindi quella originale, e poi lascerà il testimone naturalmente alla parte orchestrale. Allora, che dire, avviciniamoci insieme a questi quadri.
avvicinati, siamo entrati nella prima sala, immaginiamoci, insomma, facciamo questo percorso virtuale insieme e osserviamo il primo quadro, dal titolo Gnomus. In questo caso, quale elemento possiamo riconoscere e quindi vedere di questo gnomus? La cosa che possiamo mettere in evidenza è proprio il procedere di questo gnomus, cioè un po' sgraziato, non regolare, l'andatura non bella definita, quindi sentite nel tema, nell'effetto musicale proprio dei momenti magari saltellati e alcuni più trascinati, più stiracchiati. Quindi, mentre procede, ascoltiamolo. Ci avviciniamo adesso a un altro quadro, ma avvicinandoci sentiamo in sottofondo un'altra promenada. Quindi in questo caso un aspetto proprio di accompagnamento al quadro. E a quale quadro ci avviciniamo? Secondo quadro, Vecchio Castello, il Vecchio Castello. Qui vediamo un'immagine di un castello medievale. L'elemento che vi voglio mettere in evidenza è, oltre all'aspetto del castello, l'immagine di un trovatore che davanti a questo castello intona una melodia, una canzone struggente, dolorosa, molto intima, bellissima, profonda, che ci accompagna per un po'. Avviciniamoci adesso, camminiamo. Teniamo sempre come sottofondo queste promenade che sentite cambiano di effetto, perché talvolta vi può descrivere una visione assorta piuttosto che affrettata, quindi cambiano i colori, le altezze, le scelte della tavolozza strumentale musicale a disposizione di Mussorgsky. E ci avviciniamo adesso a due quadri. Il primo dal titolo Le Tuileries. Sapete, sono dei giardini cittadini di Parigi e che cosa possono essere messi in evidenza oltre all'aspetto naturalistico di un giardino? Cosa possiamo mettere in evidenza? Un giardino cittadino. I bambini. I bambini sono un elemento che può essere molto ma molto riconoscibile nei giardini. E cosa ci può dare dal punto di vista musicale un immediato effetto dei bambini, fanciulli? Le cantilene infantili. Na na, na na. Spostiamo l'occhio, giriamo lo sguardo e abbiamo un altro quadro dal titolo Bydgoszcz, che è il nome di un carro, un grosso carro polacco trainato da buoi. Qui l'aspetto evidente, che adesso mentre parlo cominciamo a sentirlo già. Sentite, è la pesantezza. Le ruote affondano, lente. Promenade. Spostiamoci. Magari
riflettendo un pochino ancora su quello che è quello che abbiamo visto precedentemente. E ci avviciniamo adesso a un quadro. Questo quadro lo guardiamo per intero, o perlomeno guardate il mio quadro. Perché? In questo caso vi parliamo del balletto dei pulcini, nei loro gusci, con l'immagine che vedete. E adesso io vi porto a vedere il mio quadro, come vi ho detto, riferendomi proprio a uno degli elementi che vi ho elencato all'inizio. Tutti sentiamo i pulcini, gli elementi dei pulcini li abbiamo tutti ben chiari dai primi momenti di musica che sentiremo. Però adesso vi faccio vedere quello che ho sempre visto io. E ascoltiamolo insieme e vedete il mio quadro. Il movimento, gli specchi, zuffe, piumini con le zampette e la mamma che interviene. Niente frega. Movimento uguale identico. Secondo intervento della chioccia. Questa volta è andato a buon fine, tutti in ordine. E li vedo in ordine in fila dietro alla mamma. Ma la tentazione è forte, c'è sempre il dispettoso. Dispetto. Non risponde. A questo punto cosa succede? Tutto come prima. Gioco. Sì, però adesso la mamma interviene. Allora, sì, ma io. Allora, questa scenetta, questo mini scherzo è il mio. Poi ognuno di voi vedrà il suo di quadro, il suo personalissimo quadro. Voltiamo lo sguardo e vediamo un quadro dal titolo Samuel Goldenberg e Shmuel. Sono due ebrei, uno ricco e uno povero. E qui, proprio attraverso il tema musicale, Mussorgsky cerca di dare proprio l'aspetto connotativo del ricco e del povero. Quindi Goldenberg, il tema, un tema grave, solenne, quasi energico. Quello del povero, più piagnucoloso, petulante, sicuramente più tremolante, per identificare la differenza. Adesso ci avviciniamo all'ultima sezione di 4 quadri. Mentre ci accompagna l'ultima promenade, è opportuno che vi dica che questa promenade, che è la quinta che sentiamo in versioni diverse, talvolta viene tagliata o messa, non la sentite in alcune versioni. C'è, però è anche prassi tranquilla quella di saltarla, questa promenade, quindi se vi capita non vi stupite di questo. E di conseguenza noi adesso ci avviciniamo all'ultima sequenza di 4 quadri. Il primo, dal titolo Il mercato di Limoges. E che cosa? Anche qui può essere l'elemento che ci può aiutare per riconoscere una piazza di un mercato. Il brusio, la chiacchiera, bella sostanziosa, bella ricca ed evidente, quel cicaleccio delle parole che si sovrappongono una con l'altra.
spostiamo l'occhio, tutt'altro genere. Il titolo sono Le catacombe. Le catacombe di Parigi. Qui questo quadro Mussowski lo divide in due momenti. Il primo, Le catacombe, descrive proprio il luogo. Nella seconda parte, che ha anche un altro titolo, Cum mortuis in lingua mortua, è più una visione dell'aspetto più intimo del visitatore che entra in questo luogo e quindi è più un aspetto più intimo. Noi ci soffermeremo su pochissime note della descrizione delle catacombe, della parte iniziale. Bastano quelle e noi immediatamente ci caliamo nelle catacombe di Parigi. Chiunque di noi ha avvertito l'aspetto statico, immobile, freddo, quindi l'aspetto, per di più con l'aspetto orchestrale, la versione orchestrale rende ancora più evidente. Vogliamo sentirne un piccolo frammento. Anche questo, inequivocabile, siamo lì, in quel luogo, quasi brividi. Con questa tensione che c'è rimasta da questa immagine ci trasferiamo alla capanna di Baba Yaga. Questa visione di capanna, Baba Yaga è una strega, nella tradizione russa, una strega, proprio lo stereotipo di quello che uno si aspetta dai racconti delle streghe, quella che si mangia i viandanti proprio. Questa visione macabra deve essere messa in evidenza. Noi sentiamo due momenti. Il primo, quello più ritmato, proprio da danza macabra, brevissimo ma assolutamente netto. Il secondo, che ci crea quell'aspetto di tensione, di attesa. Questa tensione, questa attesa, questo aspetto negativo ci porta alla conclusione, a un aspetto invece totalmente diverso, solenne, grandioso, la grande porta di Kiev, questo progetto che Hartmann aveva di rifare l'ingresso di questa fortezza ucraina proprio con una visione immensa che sentiamo subito. Questo tema iniziale è conosciutissimo. Adesso sentiamo anche un aspetto ancora più descrittivo, perché se dall'immagine vedete ci sono le campane e dalle campane noi partiamo a sentirle queste campane.
lasciato lì. È un po' sadico fermarvelo in questo momento, però volutamente ve l'ho interrotto per darvi, se ce n'era bisogno, un ulteriore motivo per adesso ascoltarvela per intero, tutta la composizione. Avete avuto forse qualche spunto in più per conoscerla ancora di più e apprezzarla maggiormente. Vi lascio 2 schermate, che sono ovviamente sia la versione per pianoforte originale di Modest Mussorgsky che quella orchestrata da Maurice Ravel. Il mio consiglio spassionato è ascoltatevele tutte e 2 per intero. Troverete sicuramente, ognuno di voi troverà quello che piace di più, di qui, di là, i pezzettini, meglio pianoforte, oppure sceglietevi anche altre versioni in rete, ne troverete tantissime, per gustarvela per intero. Alla prossima.